Ciao ragazzi, oggi parliamo di Jean-Pierre Fuchs, un personaggio, una meteora che ebbe grande risonanza sulla scena competitiva del bodybuilding negli anni 90, come uno dei primi mass monsters, e la cui carriera fu spezzata da un grave incidente. In retrospettiva possiamo dire che quell'evento, se da un lato gli ha accorciato la carriera sportiva, dall'altro gli ha probabilmente salvato la vita. Enjoy! Jean-Pierre Fuchs, detto JP, nasce a Brig in Svizzera il 5 novembre 1968. Sin da ragazzino si dedica allo sport ed eccelle nel calcio. A 10 anni in una piscina pubblica vede un campione di bodybuilding e rimane impressionato. Decide di cominciare ad allenarsi ma è troppo giovane e le palestre non lo lasciano entrare. Così continua col calcio e ripiega i suoi allenamenti a corpo libero. A 15 anni lascia il calcio e comincia ad allenarsi seriamente in palestra col sogno di diventare un campione. Cerca di documentarsi il più possibile sulle riviste disponibili, frequentando fiere e seminari di settore e chiedendo informazioni ai campioni che incontra. Nel 1986, a 18 anni, improvvisa una dieta e con un peso sugli 80 kg debutta in una gara per novizi in Svizzera, finendo quarto su 4 concorrenti. Ma non si scoraggia. Continua ad allenarsi e a fare esperienza. Nel 1989, con un peso sui 100 kg, partecipa al campionato svizzero come junior. Vince la gara e riparte per nuovi orizzonti. Nel 1994 vince il titolo di Mister Universo IFBB e ottiene la Pro Card. Nel 1996 comincia a gareggiare come professionista e con un peso in gara sui 125 kg per 1,82 m di statura entra nel radar di Joe Weider, che lo invita a partecipare al Mister Olympia 1996, dove finisce ottavo. Tra il 1996 e il 1998 parteciperà a oltre 15 competizioni, registrando come migliori piazzamenti un secondo posto al Grand Prix della Russia nel 1996 e un settimo posto al Mister Olympia 1997. JP aveva muscoli da vendere, ma aveva difficoltà a raggiungere il picco della forma in occasione delle gare, fattore che lo ha penalizzato in gran parte delle competizioni. Nel 1998 Joe Weider lo mette sotto contratto consentendogli di vivere in America e di sviluppare il suo business. Dal 1999 in poi lavora a tempo pieno con la sua compagnia di personal training e continua a gareggiare solo per obblighi contrattuali con gli sponsor e per la visa che gli consente di rimanere negli Stati Uniti. Ma a questo punto ha troppo lavoro da fare e mentalmente non ha più la motivazione per dedicarsi alle competizioni. Di conseguenza la sua forma e i suoi piazzamenti in gara ne soffrono. La svolta definitiva arriva il 2 maggio 2002. Durante il servizio fotografico per la rivista Flex, JP si trova a fare uno squat con circa 300 kg e Chris Lund lo fotografa. A fine servizio Lund si accorge che le luci non erano ottimali e gli chiede di ripetere l'esercizio. Per fare presto, con un po' di leggerezza, Fuchs si rimette le fasce alle ginocchia e va direttamente al massimo carico, senza fare set di avvicinamento, ma ormai si era raffreddato e non è più pronto. Senza fermi di sicurezza e con gli spotter lontani, crolla sotto il peso, strappandosi il quadricipite sinistro e rompendosi il ginocchio destro. Un dramma. JP ricorda che non provò dolore fisico, ma anzi, fu una liberazione. In quel momento sapeva che la sua carriera come bodybuilder era finita e si sentiva come un soldato che torna dalla guerra. Ci vorranno 3 mesi di ospedale per rimetterlo in piedi. Nonostante il grave infortunio, Weider gli rinnova lo stesso il contratto, auspicando un ritorno eroico. E JP cerca di continuare, ma con pessimi risultati in gara. Un nuovo infortunio ad un femorale lo convincerà a smettere con quella vita. In seguito si focalizzerà sulla sua attività di personal training, rimanendo in contatto con la scena del fitness e del bodybuilding. Oggi si allena 3 volte a settimana, curando in particolare il cardio, che ritiene importante per la salute, soprattutto andando avanti con gli anni. Inoltre si occupa di aiutare i gatti abbandonati e nel 2020 ha fatto un intervento di sostituzione del ginocchio destro. Sia sul piano allenamento che lato alimentazione, JP ha sempre fatto di testa sua, informandosi sulle riviste, parlando con i migliori atleti che incontrava e provando su se stesso. Racconta che inizialmente si allenava col classico approccio piramidale, 4 esercizi per i gruppi muscolari grandi e 3 per quelli piccoli, 4 serie per esercizio da 8-12 ripetizioni. In seguito afferma di aver dimezzato il volume di lavoro, portando a soli 2 i set di lavoro per esercizio. E in definitiva afferma di aver sviluppato un metodo che funzionava bene per lui, unito al protocollo dopante che utilizzava. La tua alimentazione, lontano dalle gare, mangiava molto riso, pasta, verdure e carne. Il suo problema è sempre stato il periodo pre-gara e in particolare l'ultima settimana, durante la quale adottava un approccio di scarica e ricarica dei carboidrati con restrizione di acqua e sale che non ha mai funzionato bene per lui. Ma di fatto non era intenzionato a farsi seguire da un preparatore e questo ne ha compromesso un po' le possibilità in gara, in quanto spesso arrivava liscio e piatto rispetto alle sue potenzialità. Riassumendo, Jean-Pierre Fuchs è stato una meteora nel mondo del bodybuilding degli anni 90. Cresciuto in fretta, ha gareggiato molto e si è bruciato in pochi anni. Ma il fatto di aver avuto una carriera agonistica breve gli ha probabilmente allungato la vita.
ed è riuscito ad evitare la sorte toccata ad altri atleti dell'epoca. Ricordo Nasser El Sombati e Andres Munzer, che in definitiva sono stati meno fortunati di lui. Che dire, nessuno sa cosa il destino ha in serbo per noi, e non tutti i mali vengono per nuocere. Ciao, alla prossima!